Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi farò la recensione e l'unboxing della pistola sparapunti della Parkside, modello PET25C2, venduta alla Lidl a 19,99 € da giorno 6 giugno del 2019. Siamo a maggio e io già la possiedo perché, come vi avevo fatto vedere il 21 settembre del 2018, durante la recensione del modello ad aria compressa, io avevo già acquistato questa con l'intento di utilizzarla sporadicamente, perché comunque non ne faccio un uso frequentissimo, e invece ho utilizzato quella ad aria compressa e questa è rimasta nella sua confezione. Quindi oggi la scarto e vediamo il prodotto, lo recensiremo. Allora, questo prodotto è corrente elettrica, quindi non è a batteria e ha il vantaggio di poterlo utilizzare senza il pensiero che si scarichi la batteria, però ci vincola purtroppo ad essere collegati a una fonte di corrente. Avevo già recensito anche quella batteria, vi lascerò il link, di quella ho fatto poi il reso perché sparando velocemente i chiodi purtroppo si accavallavano, bisognava sparare con una frequenza un po' limitata, questo mi ha scoraggiato a tenerla temendo che potesse peggiorare il difetto, e quindi di quella ho fatto il reso, non la possiedo più. Ve lo dico perché molti mi chiedete, commentate le varie recensioni delle pistole sparapunti e mi chiedete di quella che forse è uno dei pochi prodotti che io ho reso perché non mi soddisfaceva. Quando i prodotti non mi soddisfano io li rendo e lo dico nel video. Allora, adesso proviamo questa di qua e vediamo. In particolare di quella non ho detto che l'avrei resa perché durante la recensione si è comportata bene e poi il difetto invece si è manifestato durante l'utilizzo nei mesi successivi. Adesso apriamo e vediamo. Prima di tutto leggiamo l'etichetta riportata sulla confezione. Allora, questa pistola sparapunti ha un profilo snello per lavorare vicino ai bordi e sulle parti sottili. Ha una rotella per regolare e piacere l'intensità del colpo ed ha un comodo utilizzo quindi ad una mano con un'impugnatura morbida e antiscivolo e l'interruttore di sicurezza posto sulla parte finale dell'impugnatura che ci agevola la pressione. Ha una tripla sicura, quindi si attiva solamente se si ha l'alimentazione elettrica collegata, se si attiva il tasto on-off di accensione, se si preme il tasto per fare partire il colpo e se la parte da cui escono i colpi viene premuta contro la superficie. Ha un pratico sistema di ricarica, quindi si ricarica dalla parte posteriore e c'è anche una finestrella che ci indica il livello di carica, la quantità di graffe all'interno, che sono appunto da 15 o 25 mm, e i chiodi che vanno da misure comprese tra i 15 e i 32 mm, quindi anche 20 e 25. È compatibile con tutti gli accessori in commercio, ad esempio le graffe e i chiodi della Parkside, e il numero di colpi che riesce a sparare è di circa 30 al minuto, quindi uno ogni 2 secondi. Ha la selezione della potenza senza scatto, regolabile quindi non con dei click, ma semplicemente come un potenziometro che va aumentando man mano che si gira. In dotazione ci sono 500 graffe, tra cui 200 da 15 mm e 300 da 25. Poi ci sono 500 chiodi che sono 200 da 25 mm, 300 da 32, una chiave a brugola e un cavo per l'alimentazione elettrica lungo ben 4 metri. Sulla parte bassa ci sono i numeri per avere supporto ed assistenza in caso di necessità. Vi ricordo che i prodotti della Parkside hanno una garanzia di 3 anni. E adesso possiamo aprire la confezione e vedere il contenuto. All'interno la pistola sparapunti, le graffe in dotazione ed il libretto di istruzioni, come sempre da leggere e conservare per poterlo poi consultare nuovamente in caso di necessità. Vediamo quindi l'utensile da vicino. Allora, ha questa impugnatura in gomma antiscivolo e il serbatoio per caricare le graffe si apre da qua, dalla parte posteriore, quindi si inseriscono i chiodi oppure le graffe, dopodiché si richiude semplicemente facendolo scorrere all'interno e incastrandolo a pressione. Il funzionamento si può avere solo ed esclusivamente collegando la corrente elettrica, premendo il tastino di accensione, regolando a piacimento poi la forza da imprimere al chiodo o alla graffa, e poi per far partire il chiodo bisogna premere la parte frontale sulla superficie
e dopodiché premere il tasto. Solo in questo modo potrà funzionare, altrimenti i sistemi di sicurezza impediscono la fuoriuscita del chiodo. Quindi accensione, pressione frontale, pressione del tasto, solo dopo aver attivato la corrente elettrica. Allora, questa è la finestrella che ci mostra poi la quantità di chiodini all'interno. Carichiamola. Metto dei chiodi da 25. I chiodi vanno posizionati dove c'è questa sagomatura, proprio per raccogliere appunto il chiodo senza poter sbagliare. Allora, lo chiudo. Un'altra caratteristica molto apprezzabile è questo applicatore in parallelo. Questo serve a permetterci di sparare i chiodi sempre alla stessa distanza e si attiva praticamente facendolo scorrere verso il basso. Questa è la posizione standard in cui lo troviamo. Facendolo scorrere possiamo spostarlo in avanti e ha la durezza necessaria per non scorrere involontariamente. Ci permette però di muoverlo agevolmente a nostro piacimento. Ha questi scatti che ci permette di spostarlo di 5 mm per volta. Se noi decidessimo di applicare dei chiodi per esempio a 5 mm, a 5 cm, scusatemi, basterebbe posizionarlo così e sparare i chiodi sfruttando quindi il bordo della tavola su cui dobbiamo andare a lavorare, e quindi sparare sempre alla stessa distanza senza avere i chiodi che a volte si vedono un po' ondulati. Allora facciamo subito una prova e vi ricordo di indossare almeno gli occhiali perché potrebbe comunque schizzare qualche chiodo o qualche scheggia a finire negli occhi, quindi proteggiamoci. Dopodiché collego l'alimentazione elettrica, ok, e facciamo la prova a far entrare dei chiodi su questa tavola di legno. Utilizzerò questa parte così vediamo anche la parte finale. Allora, per adesso è al minimo, proviamo e vediamo con i chiodi da 25 mm che penetrazione hanno. Magari regolo un attimo pure l'inquadratura così vediamo il lavoro dalla prospettiva giusta. E allora, potenza minima, pressione decisa sul pezzo da lavorare. Inizierò dalla parte esterna e con la minima pressione il chiodo 25 rimane tutto fuori. Allora, però siamo al minimo. Io mi sposto gradualmente di un quarto di giro e provo a fianco. Già con un solo quarto di giro è entrata quasi tutta. Certo, questa non è una cosa graduale come sarebbe giusto che fosse. Proviamo ulteriormente con un altro quarto di giro e non è uscito nulla. Ok, con un quarto di giro è entrato leggermente di più. Si vede la testa praticamente quasi a filo. Provo quasi al massimo. Ok, così la testa rimane abbastanza a filo. Ci sono dei segni evidenti sul legno, quindi se dovete lavorare su battiscopa, su altri tipi di legno, con questa sappiate che rimane il segno, ma anche perché la parte che va a contatto col legno è in metallo, quindi anche se io non dovessi sparare il colpo, comunque muovendomi così già è normale che lascia il segno. Allora proviamo al massimo, ero quasi al massimo già. Ok, sì, il chiodino rimane praticamente a filo quasi percettibile con la mano, però è un chiodino da 25 mm. Adesso proviamo le graffette, la spengo, proviamo le graffette e vediamo come va con le graffette. Le graffette si inseriscono invece a cavallo di questa sagomatura che c'è all'interno, quindi ha un solo verso. Si inserisce, dopodiché la parte posteriore. Ok, proviamo al minimo della forza, anche se
già immagino che come per il chiodino anche le graffette avranno difficoltà. Scusate. E infatti al minimo della forza non riesce ad entrare, ma questa è una forza che secondo me è già stata calcolata proprio per darci la possibilità di lavorare su materiali morbidi. Proviamo ad aumentare quindi di 1/4 di giro. Un quarto di giro aumenta la penetrazione di poco, un altro quarto di giro, gradualmente sempre di più, e rispetta la gradualità della penetrazione. Proviamo adesso al massimo. Però non riesce a penetrare del tutto. Proviamo premendo proprio con forza, perché quello era a favore di camera. Proviamo in questo modo. Sì, così riesce ad entrare tranquillamente. Praticamente sono entrati quasi tutti, tranne qualcuno, perché io faccio pressione solo da un lato e purtroppo la posizione non è ideale. Però come vedete con la graffetta riesce, anche se questa l'ha saltata, qualcuno ogni tanto la salta. Questa è la finestrella che ci permette di vedere quante graffe rimangono. Proviamo ad utilizzare i chiodi più lunghi. Questi sono i chiodi da 32 mm, sempre dal lato destro. Proviamo a sparare quindi con la pressione della pistola in modo da dare la giusta profondità. Cos'è successo? Si è rotto. Non va. Perché? In questo modo si libera lo spazio occupato dal chiodo che aveva fatto inceppare il meccanismo, dopodiché si può rimontare tutto. Ok, adesso funziona. Proviamo di nuovo. Dobbiamo capire se questo inceppamento è un difetto che accade una volta sola o se è recidivo, quindi se si ripete più volte. E allora, chiodo da 32, va perfettamente finora. Non è semplicissimo lavorare in questo modo, però vediamo se riuscite a vederlo da qua. Ed entra perfettamente a filo. Solo questi due qua si vede che fuoriescono. Proviamo così. Così non riesco a dare la giusta pressione, quindi rimangono leggermente fuori. Perfetto. Proviamo qua. Perfetto. È scarica, ho staccato la corrente, l'ho spento, ho rimosso anche la parte che spinge le graffette, quindi metto le mani davanti, vi faccio vedere un particolare. Sulla parte finale è riportata un simbolo, sulla parte destra è inciso la forma di un chiodo e sulla parte sinistra è incisa la forma di una graffetta. Dovete tenere conto del fatto che i chiodi
fuoriusciranno da questa parte, non saranno centrali, mentre la graffetta sì, perché la graffetta è a cavallo della parte che fa da guida alla fuoriuscita delle stesse, mentre il chiodo va messo sulla parte destra, quindi quando posizionate il chiodo, la sparapunti, scusatemi, sulla superficie, tenete conto di questo simbolo. Adesso vi faccio vedere le graffe che ho comprato io alla Lidl l'anno scorso. Sono queste di qua, che sono praticamente, questi sono i chiodi, mentre quelle che vi ho fatto vedere adesso sono graffe e chiodi. Poi ci sono anche quest'altro tipo che sono solo ed esclusivamente graffe, sempre dell'anno scorso, e quelle che erano in dotazione con la pistola d'aria compressa. Tutte sono compatibili con questa, quindi se noi volessimo utilizzare questo tipo qua all'interno della sparapunti, questa corrente elettrica, inseriamo, accendo, collego l'alimentazione elettrica, facciamo una prova. E vanno benissimo. Come vedete il chiodo non va al centro, quindi poi farò una zoomata, posiziono qua, quando la rimuovo il chiodo è a destra. Ovviamente se io posiziono al centro il chiodo vola via, fate attenzione a questo. Io adesso non farò partire il chiodo perché c'è il rischio per la mia incolumità, però se io dovessi premere in questo modo sgancerei il sistema di sicurezza, premendo il tastino andrebbe via il colpo. Adesso invece mettiamo alla prova il sistema per mettere i chiodi praticamente sempre alla stessa distanza. Ho fatto questo segno con un truschino che mi sono costruito io, qualche volta vi farò vedere, e lo utilizzeremo come punto di riferimento. Quindi proviamo a sparare il primo, però con i colpi si sposta leggermente. I chiodi sparati dovrebbero avere tutti la stessa distanza dalla linea. Ok, come vedete sono praticamente tutti allineati, tranne uno che è quello quando si è spostato il sistema, comunque che non ha una tenuta eccellente, però come vedete gli altri sono tutti allineati perfettamente. Certo, non serve per avere una precisione al decimo di millimetro, però comunque per avere la stessa distanza. Purtroppo si muove solamente di mezzo millimetro in mezzo millimetro, quindi comunque sarei o troppo avanti o troppo indietro rispetto alla linea che io ho tracciato. Però è un riferimento. O siamo troppo avanti o siamo troppo indietro, come vedete non riusciamo ad andare a cavallo della linea, però ripeto, come aiuto va benissimo. Ragazzi, che dire allora? Questa sparapunti fa il suo dovere, non è il massimo, ha un minimo di difficoltà nelle parti più dure, comunque alle basse potenze, quando regoliamo con la manopola la potenza minima e non riesce ad avere la penetrazione energica che forse è progettata proprio per proteggere eventuali materiali non durissimi. Consideriamo che è un prodotto destinato agli hobbisti, quindi se siete dei professionisti e avete bisogno di lavorare sul legno molto duro, sicuramente non andate a comprare un utensile da hobbista e di conseguenza tutto torna, perché lavorando su abete o su legni molli, quello che è il materiale più diffuso fra gli hobbisti, un utensile del genere secondo me si presta bene. Poi ognuno tragga le proprie conclusioni in base al comportamento di quello che abbiamo visto e decida se comprarlo o meno. Sinceramente, a parte un inceppamento, non so se era dovuto a un posizionamento scorretto delle punte o se è un difetto suo. L'ho provata oggi per la prima volta, quindi non posso sapere come si comporterà in futuro. Però, come abbiamo visto, è risolvibile semplicemente svitando queste due brugole, liberando la punta che si è inceppata e restringendole, quindi ha ripreso a funzionare perfettamente. Secondo me vale la pena. Costa relativamente poco, 19,99 €
e nel laboratorio un utensile del genere Parkside o di qualunque altra marca, secondo me aiuta tantissimo nella realizzazione dei progetti. È sicuramente meno potente di quella d'aria compressa, quello a batteria non l'ho più con me, quindi non posso fare il confronto, però ricordo che quella batteria era pure più potente di questo di qua. Peccato che lo abbia reso, lo ricomprerò alla prossima uscita se dovessi sentirne la necessità, avendo già questo e quello ad aria compressa appunto. Va bene, detto questo vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, spero di avervi tolto qualche dubbio riguardo a questo utensile che è rimasto a dormire in letargo per un anno e ci vediamo per le prossime recensioni. Vi invito ad iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile e attivate le notifiche cliccando sulla campanella qua giù. Ciao da Riccardo e alla prossima!